Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 194. Qual è quell'evento che sei destinato o destinata ad attraversare durante l'arco del 2023? Può essere un evento fisico, quindi magari un cambio di casa, un cambio di lavoro, magari una storia d'amore che si rinnova oppure riparte un ritorno, oppure magari può essere anche il fare la pace con qualcuno con cui hai rotto, o magari può essere un qualsiasi altro evento che influenza comunque la sfera della tua materialità. Ma può essere anche un evento che influenza la sfera della tua interiorità, una presa di coscienza, una rivelazione, un insegnamento. Insomma, quale sarà questo evento che il 2023 ti ha destinato, che si dovrà compiere nell'arco dei prossimi 12 mesi? Lo andremo a vedere con le nostre 3 varianti, utilizzando per la prima volta alla Lucerna i 2 nuovi mazzi acquistati alla Fiera della Magia. La dico come la diciamo noi a Pisa, in realtà sarebbe Sogno, Magia e Benessere, una manifestazione che si è conclusa oggi, domenica 8 gennaio, e che quest'anno era particolarmente bella, tra l'altro in una location, quella degli Arsenali, veramente suggestiva. Bene, dai, direi di non perdere tempo, diamo subito voce alla prima variante, ovviamente prima sigla! Variante del quarzo rosa. Lo mettiamo qua e andiamo a vedere col tarocco di Botticelli quale evento sei destinato o destinata a vivere che si avvererà nel 2023. Quale evento sei destinato o destinata a vivere tu che hai scelto la variante del quarzo rosa? Per evento intendo evento positivo, costruttivo, per la tua crescita, per la tua vita. Sei destinato o destinata a vivere per il 2023. Tu che hai scelto la variante del quarzo rosa. Allora, l'otto di spade. L'eremita. E il 4 di coppe. Sicuramente qua si parla dello sblocco di un qualche tipo di solitudine o emotiva o mentale, o magari anche di una situazione che in un certo senso possiamo noi aver contribuito nel bene come nel male a promuovere. Può essere un errore che abbiamo fatto e che magari ci ha limitati con una persona, può essere un errore che abbiamo fatto anche involontariamente e che ha creato magari un conflitto all'interno di una famiglia o dentro noi stessi. L'otto di spade è una carta di autolimitazione, ma anche una carta che invita a fare chiarezza dentro di sé, come con l'ambiente o le persone attorno a noi. È anche la carta però del mistico, lo dico tante volte, la carta di chi ha un contatto diretto con le energie superiori, quindi potremmo anche dare una seconda lettura in questo caso, potremmo anche dire se appartieni a quella categoria di persone che
hanno approfondito un qualche tipo di cammino spirituale, qua c'è comunque una profonda crescita iniziatica. L'eremita è una carta di studio, una carta di biblioteca, una carta di sapere. Il 4 di coppe è una carta di grandi possibilità. Quindi già queste 3 carte, adesso andremo a mettere le 3 di chiarimento, possono parlarci di quello che è uno sblocco di una qualche condizione di solitudine o di isolamento. Potrebbe essere anche dovuta a una solitudine, un isolamento che abbiamo dal lavoro, intendo, cioè magari un discorso che una persona non riesce a trovare un lavoro che gli si confà, o magari non trova lavoro da tempo e quindi magari si sente un po' demotivato, un po' demotivata. Ecco, qua ti dicono le possibilità diventano ampie. Oppure per lo studio, l'eremita è una carta importante per lo studio. Vediamo un pochino. Allora, il 7 di denari. Il matto, è interessante, l'eremita e il matto da 0 a 9, è proprio un ciclo che si chiude per te che hai scelto la variante del quarzo rosa. E la papessa. Sì, sicuramente qua c'entra proprio il portare alla luce, come dice la papessa, la disvelatrice dei segreti, ma anche il custode dei segreti, l'eremita, o comunque colui più che custode, il custode dei segreti è più il papa. L'eremita è più una carta di indagine oculata, certamente, sicuramente un'indagine che viene fatta con criterio, con lentezza anche, di quello che è appunto il sapere, il potenziale, il matto, la carta numero 0, una carta di completo sovvertimento in alcune situazioni, in altre situazioni una carta di illuminazione, rivelazione, una carta quindi che va a parlare anche di un'improvvisa riuscita in un qualcosa in cui ti sentivi bloccato o bloccata, o nel quale eri bloccato o bloccata per tua scelta o per tua colpa, esplicita o implicita. Voglio dire, qui te l'ho messa anche prima su più livelli. Nel caso tu abbia un conflitto con una qualche persona o con te stesso o con te stessa, questo 7 di denari mi dice che si riesce a portare un equilibrio. Il 7 di denari è la carta di chi riesce a superare gli ostacoli con tenacia. L'8 di spade è una carta, come ti ho detto prima, di connessione diretta con le energie, quindi è la carta di chi comunque riesce a capire come veicolare le energie, come orientare le energie, ma è anche la carta appunto della risoluzione conflittuale di un qualcosa. Perdonami, della risoluzione di un conflitto legato a qualcosa, non conflittuale. È il chiarimento di un equivoco fondamentalmente, un qualcosa che riusciamo finalmente a mettere su un binario diverso, proprio perché un 7 di denari dimostra la tenacia con la quale abbiamo voluto impegnarci in una determinata situazione. Le trattative, l'impegno costante, la soddisfazione, anche l'enumerare, il contare le possibilità che abbiamo, oppure anche il mutuo scambio effettuato con un certo disinteresse, non coinvolgimento, il riuscire quindi a livellare una situazione, sono tutte caratteristiche del 7 di denari, una carta che parla di progresso, soprattutto nell'ambito materiale. Qua potresti sbloccare, unendo il discorso dello studio e quello della pragmaticità, anche un progetto lavorativo che ti sta a cuore o una ristrutturazione di una casa. Comunque un qualcosa che parte da te, che viene affrontato in maniera conflittuale, molto conflittuale. L'8 di spade, ti ripeto, ha questa duplice natura, secondo me molto bella per via della connessione, ma anche un pochino conflittuale per via del fatto che è una carta comunque di limitazione o autolimitazione. Se senti in particolare, la variante può risuonarti per questo, di aver fatto un errore nei confronti di qualcosa, di qualcuno o di te stesso, di te stessa in passato, questa è la stessa
più adatta per te, perché va a parlare appunto del riuscire a trovare una possibilità che apre poi nuovi spiragli. Ora, se stai pensando ad una situazione d'amore o di amicizia o anche magari un litigio con un parente, qua ti apre nuove possibilità, però per te, attenzione, non in relazione alla persona. È come se tu riuscissi a levarti un peso dalla coscienza, è come se tu riuscissi a sanare un qualcosa che non sei ancora riuscita a digerire ulteriormente. È vero che con un eremita e un matto la situazione potrebbe comportare un completo sovvertimento, quando non azzeramento di quelle che erano magari aspettative o piani di lavoro. Sì, ok, sono d'accordo, però è anche vero che poi abbiamo una papessa, abbiamo il riuscire a trasmutare poi l'esperienza di questo eremita supportato dalla lucida follia, mi viene da dire così, del matto, in un qualcosa di ancora più concreto. Quindi qua ti vedo andare avanti rispetto ad una situazione di blocco legata allo studio, alla materialità, oppure a quelli che sono dei rapporti ma io qui non ci vedo l'amore, ci vedo più rapporti umani con una persona, un qualcuno con cui magari appunto c'è stato un fermo, credo anche per motivi legati all'economia, ai soldi, a quello che è il 7 di denari. Di solito è anche un po' il matrimonio di interesse. Quindi ecco, qua riusciamo a trovare una quadra su una situazione, ad andare avanti e a portare pace su un qualcosa che ti sta limitando, ti sta bloccando. E secondo me tu qua, di qualsiasi tipo di situazione si tratti, la frase che dici di più, avessi mai fatto, avessi mai detto, perché l'8 di spade è proprio questo, e il 7 di denari è chi deve comunque cercare soluzioni, deve comunque cercare il modo di far quadrare i conti, nonostante sia una carta estremamente positiva. Non è un 10 che è comunque una carta di realizzazione, o un 9 che è una carta di sicurezza, o un 8 di continuità. È una carta nella quale tutte queste cose sono in programma, sono in divenire, e quindi qua si sta cercando il modo. Quindi qua c'è proprio un qualcosa del quale tu ti rammarichi. Un po' anche l'eremita è la carta del rammarico, la papessa è una carta di memoria. Quindi un errore che non ti perdoni, legato ad una conoscenza, un sapere, una persona, un progetto di vita, un lavorativo, un qualcosa di materiale, di tangibile, o un qualcosa che potevi costruire con una persona. È l'anno del rilascio, questo 2023, l'anno nel quale forse alla fine scegli di cambiare direzione e magari scegli anche di orientare l'energia in maniera diversa. Però questa sensazione di autolimitatezza è quella che fa la differenza in questo caso. Non c'entra il destino qua, è un errore che hai fatto tu, in fiducia, quindi in buona fede, così come di proposito, magari scegliendo di proseguire una determinata via rispetto ad una situazione. Pongo l'esempio della persona che magari vuole per forza seguire una determinata via di realizzazione lavorativa, ma non riesce a trovare la quadra, mentre magari sopra in un'altra situazione potrebbe dare molto di più. Ecco, qua è un po' come se tu dicessi sì, ok, va bene, ci ho provato, ci ho creduto, ci ho sperato, ci ho investito tempo ed energie, però forse se guardo la situazione da un altro punto di vista riesco a rilasciare questa cosa e riesco ad andare oltre. Potrebbe essere anche, per dire, un divorzio nel quale magari sì, anche perché la papessa è una carta di avvocato, anche se queste non ce le vedo tanto come carte di avvocato. Sicuramente qua, anche se fosse un divorzio, è un momento nel quale si sceglie forse di scendere un po' a patti. Quello che mi viene da dire è che qua ha molta importanza la materialità. Ecco perché non ti parlo di carte di amore, ammesso che non sia una coppia che si va a separare. Come ben sai, e come dico sempre, io non faccio carte sulla salute, però in questo caso posso dirti che nell'eventualità tu
tu abbia dovuto affrontare un qualche percorso di riabilitazione o di cura dovuto ad un qualcosa che hai trascurato in precedenza, ecco qui ho due carte legate alla medicina, l'eremita e la papessa. Quindi nel caso qui potrebbe essere anche il rilascio di una situazione in quanto c'è una guarigione completa da un qualcosa, sempre ovviamente cambiando magari strategia, cambiando magari o rinnovando anche la strategia, rinnovando la cura, rinnovando quello che è magari un trattamento fisioterapico, insomma qua c'è proprio un completo sovvertimento di un qualche tipo di consapevolezza, sapere o decisione che smette di guardare al passato e diciamo a un certo punto dice ok, va bene, alla fine sono anni che investo su questa energia, potrei fare di più, potrei migliorare, potrei crescere se accettassi un punto di vista totalmente nuovo. Ma ti ripeto, io credo che questa sia la classica situazione dove la persona dice avessi mai fatto, avessi mai detto. Quindi se questa non è la tua situazione, prova a scegliere un'altra variante, perché qui secondo me è proprio così, è proprio questa la parte, è un qualcosa che tu ti rimproveri e riesci a sanarlo, riesci a curarlo. Allora, vediamo un po' con i nuovi oracoli della Lucerna, il Magical Botanical, del quale non ho ancora concluso la traduzione del librettino, però mi è piaciuto tanto, quindi magari dovrò aiutarmi con la lettura del librettino. E poi vedremo il Woodland Wardens. L'evento che sei destinato o destinata ad attraversare nel 2023. La Camelia. Vediamo anche il Woodland Wardens e poi facciamo l'interpretazione. Per te che hai scelto la variante del quarzo rosa, l'evento che sei destinato o destinata ad attraversare nel 2023. L'ape e il melograno. Allora, traducendo velocemente quello che dice il manualetto dell'oracolo della Magical Botanical, mi viene a mente anche un'altra interpretazione. Dice: avvicinati a ciò che senti che ti è dovuto con gratitudine, quindi tutto ciò che riguarda la tua felicità, il tuo luogo abitativo, il tuo lavoro, la tua dimensione, eccetera. La carta indica gratitudine per ciò che ricordi con piacere, ma c'è un altro senso di questa carta che non ho sottolineato io, forse magari non sono riuscito, può succedere a tutti di avere una defiance. La carta dice anche che la camelia è una pianta legata alla lussuria. Quindi qua potrebbe essere anche un ritornare sui propri passi di un qualcuno con cui magari, se la vogliamo mettere sull'amore, c'è stato un rifiuto. Quindi il tale, la tale mi si era avvicinato, mi si era avvicinata, voleva conoscermi, avessi accettato, avessi portato avanti quella storia, avessi dato una possibilità a quella persona. Ecco, qua c'è anche questo. Perché effettivamente, ripensandoci, il 4 di coppe e il matto sono effettivamente carte legate alla sensualità e anche alla sessualità. Quindi qua potrebbe starci anche l'interpretazione di dire non solo avessi compiuto quell'errore, ma anche avessi approfondito quella frequentazione, quella conoscenza, che nonostante magari
ricordi con piacere, al momento o non è nella tua vita o se c'è è troppo distante, perché un 8 di spade, ti ripeto, carta di connessione ma di autolimitazione. Se invece si tratta di lavoro, la carta dell'ape, il melograno, è una carta eccellente perché ci dice che per quelle occasioni che puoi aver perso nel passato si profila una seconda possibilità. L'ape e il melograno è una carta che ci dice che sei nel pieno delle tue potenzialità e delle tue possibilità. Quindi qua, per sintetizzare, c'è il darsi una nuova possibilità con qualcuno che nel passato si è bloccato e con il quale o con la quale abbiamo ancora una forte connessione, oppure il riuscire a rimediare ad un errore del passato però che concerne il livello materiale, quindi un lavoro non andato a buon fine, una casa non acquistata magari, una dimensione di vita non avviata, una scelta di vita non fatta, anche un divorzio non concluso che qua si va a concludere. Insomma, queste sono le situazioni della variante numero 1. Quindi direi che comunque qua è molto costruttivo il senso dell'intera lettura, perché ti permette di rimediare a quello che tu al momento consideri un errore. Io ti ringrazio per aver seguito questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante numero 2, quarzite blu. La mettiamo qua e andiamo a chiedere al nuovo mazzo della Lucerna, i tarocchi di Botticelli, quale evento sei destinato o destinata ad attraversare nel 2023. Quale evento sei destinato o destinata ad attraversare, in positivo intendo, nel 2023. Tu che hai scelto la variante della quarzite blu. La morte. Il Papa. Caspita, stanno uscendo tutti i maggiori. E il 3 di bastoni. È un qualcosa di molto importante qua. Possiamo legarla ad un cambiamento, una scelta di vita, l'avvio di un progetto che hai sentito di cavalcare e che ti porta a un grande beneficio. Il Papa è un insegnamento, soprattutto anche qua mi torna un po' il discorso della via legata a quella che è l'esoterismo oppure magari le discipline olistiche, che forse in questo caso potrebbe essere magari un pochino più penalizzata. Qua forse ci potrebbe essere un insegnamento che magari va a sovvertire, a rimettere in discussione tante tue convinzioni e quindi magari un cambio netto di via, una prospettiva diversa. In realtà la carta della morte è una carta che invita non tanto ad accettare il cambiamento, ma a cavalcare il cambiamento, a porsi in un continuum energetico a livello mentale che favorisca poi quella che è una completa direzione, una direzione di vita completamente nuova, scusami, non mi veniva il termine, ma anche una direzione di pensiero completamente nuova e presuppone il rilascio di tutti i fardelli che non ci servono più. Una carta meravigliosa che va sulla carta del Papa, il disvelatore dei segreti, il disvelatore della conoscenza, la persona saggia, la guida e di contro anche nell'iconografia tradizionale la persona che si muove nel
modo opposto alla morte, ovvero la morte arriva in maniera abbastanza repentina, falcia, taglia ciò che non ci serve e quindi lo porta a un completo rinnovamento, una completa fioritura, ma completamente nuova rispetto a quelli che erano un po' i piani e le aspettative del passato. Il Papa invece si muove lentamente, valuta e sonda ogni possibilità. E quindi questo 3 di bastoni alla fine diventa un po' il mediatore fra queste due energie, una carta di dettaglio, di ritocco, ma anche di capacità manuali, è la carta dell'artigiano, è la carta di colui che plasma la materia e la plasma a seguito dell'insegnamento del Papa. Quindi già questa prima analisi di queste 3 carte in sequenza ci può dare un indirizzo, potrebbe essere un qualcosa legato a un cambio di lavoro o magari all'applicazione di una qualche tua conoscenza, quindi il riuscire a rivendicare la propria libertà a livello lavorativo. In altri casi potrebbe essere anche un riuscire a richiamare all'autorità morale di un qualcuno una situazione che è cambiata contro il nostro volere. Ce lo vedo meno, in realtà, ti dirò. Però è comunque un qualcosa che secondo me potrebbe essere preso in considerazione per la risposta. Adesso andiamo a vedere anche le carte ulteriori cosa vogliono dirci. Tuttavia, quello che succederà repentinamente, ma avvierà un qualcosa che poi in maniera lenta e costante andrà ad influenzare pesantemente la tua vita, in positivo ovviamente. Io chiedo per il positivo. Re di bastoni. Quattro di coppe. Quattro di denari. Sì, qui si tratta proprio dell'influenza materiale sulla tua vita. Quello che ti dico è che qua, secondo me, in maniera molto lenta e costante andrai a cambiare un qualche tipo di atteggiamento mentale o di visione di ciò che hai attorno a te per riuscire poi a portare una grande stabilità, una grande certezza nella tua vita. Mi viene da dire in alcuni casi che potrebbe anche con questo Papa su 4 di coppe essere legato alla famiglia. Soprattutto se hai figli che vogliono farsi una strada, qua potrebbe esserci il rilascio definitivo. Un po' come se tu scegliessi di rilasciare questa pur bella figura di re di bastoni, che però mi esce un po' come rilasciato un po' dalla sfera del controllo, per permettergli di seguire la loro via, la loro ambizione in maniera definitiva, un po' come se tu scegliessi di lasciare che le persone attorno a te si costruiscono, appunto come fanno questo 3 di bastoni e questo 4 di denari, la loro vita. Potrebbe essere anche un familiare, un figlio, un qualcuno che si costruisce la sua vita e che quindi magari ti vede orgoglioso, orgogliosa di quello che ha costruito, per carità, o un familiare che ti riconosce un qualche tipo di beneficio, magari un'eredità da spartire, magari un'eredità da avere nel caso che tu debba avere un qualche tipo di eredità, non necessariamente in seguito alla dipartita di un qualcuno, a volte semplicemente si sceglie di sistemare un po' quelli che sono i beni di famiglia. Però ecco, qui c'è proprio un cambiamento all'interno della famiglia. Il re di bastoni mi rappresenta colui che è un buon leader, un buon padre, una persona importante, un amministratore importante, un capo di Stato in alcuni casi, e lo Stato alla fine è un po' una grande famiglia. Ecco, in questo caso c'è un cambiamento all'interno di questa famiglia che porta alla luce una nuova armonia, la quale poi con questo 4 di coppe è anche estremamente fruttuosa. In alcuni casi potrebbe trattarsi anche di una gravidanza se sei in coppia tua, oppure o tu o della tua partner, oppure di una persona a te legata. Certamente quello che c'è da notare qua e che mi piace veramente tanto per te che hai scelto la variante della quarzite blu
è che pure se il cambiamento è repentino, poi porta a una grande serenità. Il Papa, il 3 di bastoni, il 4 di coppe, il 4 di denari, le prime due, il Papa e il 4 di coppe, sono forse carte di teorizzazione, carte di attesa, carte di ponderazione. Le seconde due sono carte di fare, carte di investire, carte di costruire. Potrebbe anche essere l'anno in cui acquisti una casa. Sì, potrebbe essere anche questo, il 4 di denari sul 3 di bastoni, o che avvii la costruzione di una casa. Quindi l'anno nel quale riesci a portare a concretizzazione un qualche tuo progetto, o che un qualcuno vicino a te a cui tieni particolarmente porta a concretizzazione un qualche suo progetto. Tutto questo arriva un po' come un fulmine a ciel sereno, io te lo dico. Ipotesi: se stai cercando la casa, qua c'è un qualcosa che arriva dopo che ne hai viste 200 e non te ne è piaciuta nemmeno una, o magari non ne hai potuta acquistare nemmeno una perché quella costava troppo, l'altra era bloccata da aste o qualsiasi cosa. Se stai cercando il modo di aprire una tua attività, di avviare una tua esperienza lavorativa, qua è l'anno in cui ce la fai, appunto, quindi o compri casa o ristrutturi. È legato comunque a quella che è la tua dimensione quotidiana ed è un cambiamento che arriva all'improvviso e poi dopo si spalma nel tempo. Per questo ti ci metto anche una gravidanza, anche se sì, ok, non è che ce la veda tanto, a dirti la verità. Oddio, nei mazzi nuovi la morte spesso è disegnata come gravida, ma è più senso di rinascita. In alcuni casi può trattarsi di un trasferimento, è legato, c'è molto l'idea di casa qua. Quindi o comprare casa o ristrutturare o aprire una propria dimensione lavorativa, quindi un po' come se si lavorasse in casa propria, o vedere un qualcuno di famiglia che avvia la propria vita, quindi il rilascio un po' sul discorso dei figli o dei parenti in generale, è comunque legato all'idea di casa, un forte cambiamento all'interno della casa, lento e costante, che va poi a portare una grande stabilità e anche una grande sicurezza per il futuro. Il 2023 è l'anno in cui riesci a concretizzare quelle che sono le tue radici o a riarmonizzare quelle che sono le tue radici, la tua famiglia, e quindi anche a permettere che i periodi futuri siano produttivi. Potrei vederci anche, prima di passare agli oracoli, con questo Papa su 4 di coppe, una situazione a livello legale stagnante o contrattuale stagnante. Anche in questo caso si sblocca, però in questo caso forse la notizia non è molto buona, in quanto magari potrebbe costarti molto. Il 4 di denari è un investimento e quindi di conseguenza potrebbe essere un qualcosa che ti va in termini di soldi a costare parecchio, quindi non è proprio una notizia buona. Mentre invece una buona notizia sarebbe se tu dovessi rinnovare il tuo ambiente lavorativo cercando un socio o una socia in affari. Sì, questo sarebbe molto buono. E anche questo è un papabile. Comunque tutto ciò che riguarda la tua dimensione abitativa o lavorativa, se lavori in proprio, se hai il progetto di lavorare in proprio, o la tua famiglia, quindi tutto questo sono le situazioni più probabili, più papabili, visto che c'è anche il Papa, per la versione della quarzite blu, e il cambiamento appare come un fulmine a ciel sereno, quindi la casa che trovi improvvisamente, il lavoro che ti si sblocca improvvisamente, la possibilità di aprire una tua dimensione lavorativa che improvvisamente si sblocca, un rapporto con un parente che improvvisamente si sblocca, però poi c'è il piano, prendila con calma, come se tu dopo dovessi iniziare a costruire un qualcosa di nuovo. Comunque il 2023 si rivela per te, della variante della quarzite, l'anno nel quale riesci a portare armonia nella tua situazione, nella tua dimensione abitativa o appunto lavorativa, ma tua, non lavorativa da dipendente,
E quindi di conseguenza io credo che portare ordine, ma anche ordine fisico, mantenere ordinato un qualcosa che è la nostra dimensione quotidiana, sia poi specchio della nostra interiorità e quindi anche apportare una nuova consapevolezza in te. Ecco perché poi ti vedo tutta questa voglia di fare. Vediamo un po' per te che hai scelto la variante della quarzite blu per il 2023. L'evento che sei destinato o destinata ad attraversare. Come ho detto nella precedente variante, non ho ancora concluso la traduzione del manualetto, quindi mi servirò di quello durante la divinazione. Allora, il girasole, carta molto bella, o comunque almeno a livello estetico, il senso ancora non lo so. A me piace il girasole come pianta. Vediamo il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante della quarzite blu, quale evento sei destinato o destinata ad attraversare nel 2023, positivo ovviamente. Il gatto e la lavanda. Allora, la carta del girasole, dice il manualetto, lo sto traducendo in maniera molto sommaria, parla del vivere bene, ribadisce un po' questo concetto con se stessi nella propria dimensione quotidiana, del sentirsi a proprio agio in ogni dimensione della vita e quindi in ogni spazio che andiamo a vivere, e ci aiuta anche a curare quelli che sono magari degli aspetti un po' troppo possessivi o magari disequilibrati della nostra personalità o del nostro ego, grazie a quella che poi è appunto la potenza della luce del sole, dice il manualetto, sempre se lo sto traducendo in maniera molto sommaria. Però mi piace molto che vada un po' anche a sottolineare che ci permette di rilasciare anche tutto quello che teniamo legato a noi anche per una dimensione egoica. Quindi tutto ciò che in questo momento, un po' come diceva la carta della morte, la carta della morte sai che in positivo rappresenta l'abbracciare, il cavalcare, il cambiamento, come ti dicevo prima, in negativo rappresenta un po' l'attaccarsi all'idea di ciò che magari non c'è più, magari un ricordo sbiadito, però a quel ricordo ci appigliamo. Ecco, questo non fa bene. E quindi soprattutto a livello materiale poi questo aggrapparsi ad un qualcosa del passato che magari ci ha fatti anche star male non fa bene e si concretizza nel quotidiano poi nel vivere in modo disequilibrato la propria realtà materiale. La carta del girasole ti dice che viene portata a luce su questo aspetto e quindi anche tutto ciò che poteva essere un problema legato alla tua dimensione egoica e che diciamo un po' inaspriva il senso di possessività verso persone, ho parlato dei figli prima che si fanno la vita, ma anche verso situazioni, quindi magari il dover necessariamente trovare un nuovo equilibrio della vita, una nuova dimensione abitativa, un nuovo lavoro, però sempre rimanendo settati un po' il cervello sul vecchio, dicendo non mi sposto, non cambio, non ce la farò mai. Ecco, la carta del girasole porta luce su tutte queste esperienze ed è legata proprio a quello che è l'ambiente in cui viviamo, quindi qua c'è un grande cambiamento all'interno della tua dimensione abitativa, se non addirittura un cambiamento della tua dimensione abitativa o lavorativa se lavori in proprio. Oppure potrebbe essere, ti ripeto, legato ai figli. Così ci dice la carta del gatto e la lavanda, puoi esprimere il tuo potenziale senza essere legato da altre situazioni o in altre situazioni. Quindi sciogliere un po' tutti quei problemi da cui ti senti vincolato o vincolata o permettere che persone che sono al tuo fianco si facciano la loro vita, torno a dire dei figli. Ma la carta del gatto rappresenta anche l'autosufficienza, il gatto e la lavanda parla anche di questo e quindi di conseguenza l'essere autosufficienti mi fa ritornare un po' a quello che ti dicevo prima, un grande cambiamento che porta più stabilità nella tua dimensione abitativa o
comunque nella tua dimensione lavorativa se lavori in proprio. Io credo che queste carte abbiano detto veramente un bel messaggio, abbiano dato un bel messaggio più che detto. Ti ringrazio per aver visto questo video, spero ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del diaspro legno, guarda che bello che è la prima volta che lo uso. Vediamo coi tarocchi dorati di Botticelli, gli ultimi arrivati alla lucerna insieme agli Occult Tarot e al Magical Botanical che useremo in questo interattivo assieme al Woodland Wardens. Per te che hai scelto la variante del diaspro legno, qual è l'evento in positivo che sei destinato o destinata a vivere in questo 2023? Per te che hai scelto la variante del diaspro legno, l'evento che sei destinato o destinata a vivere in questo 2023. L'evento in positivo. Ok. Il re di bastoni. Il 7 di coppe. Il 9 di spade. È difficile andare a trovare una positività col 9 di spade, bisogna lavorarci un po', ma non è impossibile, anche perché noi abbiamo chiesto un evento in positivo, soprattutto un 9 di spade associato ad un 7 di coppe. Sono carte importanti a livello di equilibrio psicofisico. Mi viene da pensare che qua potresti curare un dolore. Il 9 di spade è la carta del dolore, ma non è una carta di dolore fine a se stesso, un dolore che origina dalla reazione che abbiamo nei confronti di un evento, un qualcosa che ci influenza pesantemente il modo di pensare, se non addirittura l'autostima. Un po' come quelle persone che magari si sentono trascurate, quelle persone che magari non hanno molta fiducia in se stessi perché la vita li ha messi o messe di fronte a troppe prove. La tua interiorità, ci dice questo 7 di coppe, il tuo modo di pensare, il tuo modo di vedere il mondo, il tuo modo anche di codificare il mondo è forse viziato da un 9 di spade, una carta di reazione, di sofferenza, una persona che potrebbe aver affrontato troppe sfide. Magari qualcuna l'ha anche vinta, altre non l'hai vinte, però è un po' come se la paura di non bastare mai, la paura di non farcela, la paura di non riuscire, la paura di dover soccombere a qualcosa fossero definitivamente debellate. Il re di bastoni può essere un buon insegnamento, può essere un buon investimento, può essere un buon consigliere, può essere un'autodisciplina che ci si impone, ma è comunque un qualcosa che va a parlare di un atteggiamento completamente nuovo rispetto ad una situazione che ci causava sofferenza interiore. Io lo dico spesso, in particolare negli espressi, rimarco spesso un po' questa situazione: il mondo non è per come è, il mondo è per come tu lo racconti. Qui sembra che tu abbia un modo di raccontarti il mondo molto diciamo viziato da quello che può essere un evento o una catena di eventi che ti hanno portato a soffrire, un po' come si dice a mantenere basse le aspettative.
Questo 2023 potrebbe essere l'anno nel quale sovverti completamente questa tua visione e ti dai possibilità. Di conseguenza cominci a rivedere il tuo mondo, la tua quotidianità come piena di tante soddisfazioni, di tanta bellezza, di tante possibilità. Qua non c'è un evento, secondo me, in particolare, ma origina tutto da quella che è la tua interiorità. Vediamo un pochino. A chiarimento. Il fante di spade. Il 2 di coppe. Il 6 di denari. Potrebbe essere l'anno nel quale cambi completamente intorno a quella che è la situazione dell'amore. Il 2 di coppe è una carta di celebrazione, di amore, di unione fra due polarità opposte, ma mi appare sotto un 7 di coppe, un po' come se tu avessi nel passato visto troppe situazioni legate all'amore, o una in particolare, vacillare, o magari non fossero mai concretizzate. Questo 2023 è l'anno nel quale potresti curare questa tua ferita legata al sentimento, legata a quello che è il concetto di essere amato o amata e di meritare amore oltre che di dare amore. Il 6 di denari vedi è la carta di chi dà, ma anche di chi sa ricevere, la carta della filantropia, la carta di chi sa che dando comunque riceverà, perché comunque l'universo tende sempre a portare una parvenza di equilibrio in quelle che sono poi le situazioni dove si agisce senza scopi di compensazione egoica. E quindi di conseguenza la carta del 6 di denari va a curare un po' questo 9 di spade che arriva un pochino a guastarci la festa, diciamo, perché poi alla fine le altre, sì, ok, nonostante un 7 di coppe sia una carta che si mantiene sempre abbastanza liminale fra quello che è il sogno e l'illusione, è comunque anche una carta di creatività, È anche la carta di chi affronta in maniera o completamente libera e dogmatica la vita, oppure chi proprio esprime la sua voce interiore con la creatività, con l'arte. E anche in questo caso c'è un riconoscimento. Io penso che questo fante di spade sia, e poi uomo o donna che tu sia, in contrapposizione al re di bastoni, e potrebbero rappresentarmi due figure completamente diverse. Come se una, perché io qua lo leggo molto al sentimento, come se una facesse parte del passato o del presente ed è legata appunto a questo 7 di coppe, a questo 9 di spade, e l'altra invece su un binario differente porta un fante di spade, un osservatore, un qualcuno che anche ti si presenta in maniera forse improvvisa davanti o che conosci in maniera improvvisa, che poi va su un 2 di coppe e su un 6 di denari, quindi su carte che comunque portano un riequilibrio. Sì, qua la risposta è molto netta. Nelle prime due c'erano molte sfumature, qua invece è molto netta. Se stai pensando a una situazione d'amore da riequilibrare, qui potrebbe veramente essere così. Ma perché? Perché riequilibri il tuo senso di dare e di avere, il tuo senso di ricevere amore. Risetti, rimetti in carreggiata sul giusto binario quello che è il tuo dover ricevere amore. Sì, questo è così. Un dolore lacerante che può aver caratterizzato fino ad oggi un po' il tuo approccio all'amore viene settato, viene curato. Potremmo anche, per non buttarla sempre sull'amore, parlare, ma qui secondo me dovresti avere un lavoro legato all'espressione della creatività, dallo chef al pittore, alla scrittrice, allo scrittore, tutto ciò che verte intorno, o comunque al creativo, alla creativa in generale, anche chi fa abbigliamento, chi produce proprio intendo, o chi lavora nel teatro, nella musica.
potresti avere anche un conflitto legato a quello che è l'essere riconosciuto, riconosciuta. Quindi magari in termini di resa economica ciò che sono i tuoi sforzi non vengono ripagati adeguatamente, ma perché? Perché anche qui hai un po' tu una visione conflittuale di ciò che fai, magari a tratti ti pesa, magari vorresti fare quei piccoli cambiamenti funzionali alla miglioria di una espressione lavorativa. Ecco, in questo caso arriva, è l'anno in cui ti dai valore. Io ci vedo molto il sentimento, ma è l'anno in cui ti dai valore anche a livello sociale. Quindi questo poi mi si esprime un po' su tutti i campi. Secondo me è molto questa l'interpretazione di questa terza variante. Vediamo un po' il Magical Botanical. Come ho detto nelle altre due varianti, ho iniziato la traduzione del manualetto, ma ancora tutto non l'ho tradotto, quindi nell'eventualità mi servirò proprio del manualetto. Per te che hai scelto la variante del diaspro legno, qual è l'evento in positivo cui sei destinato o destinata nel 2023? Allora, qui abbiamo Amaranthus caudatus, che non riesco a decifrare, qui mi ci vuole il manualetto, te l'ho detto prima, ho voluto usarlo perché mi piace tantissimo, però... il glicine fondamentalmente, ok, il glicine, ecco, vedo l'immagine, vediamo un pochino il Woodland Wardens. Lo scoiattolo e la castagna. Vedi, anche la carta del glicine va a parlare di amore, perché già inizia dicendo che siamo comunque, te lo sto traducendo in maniera molto libera, siamo comunque preda di bugie d'amore. Quindi anche in questo caso si va a parlare del riequilibrio e ci dice appunto che il momento è comunque temporaneo ed è dovuto appunto anche alla nostra percezione, un po' come ti dicevo prima. Quindi qua riguarda proprio un discorso legato a quella che è la dimensione dell'amore e al dolore, ma io voglio estenderla. Qua può essere anche un dolore per un amore che magari sentiamo di dover vedere appunto riconosciuto dalla società. Nel caso lavoriamo con la creatività, come ti dicevo prima, quindi mettiamo anima e cuore in quello che facciamo, ma anche può essere l'amore magari genitore-figlio o fratello-sorella o fratello-fratello, sorella-sorella, insomma tutto ciò che riguarda appunto il concetto di amore, di fratellanza, di star bene, di armonizzarsi con gli altri. E in effetti il concetto è ribadito in maniera anche abbastanza chiara dalla carta dello scoiattolo e della castagna, perché la carta ci parla di uno scoiattolo che si prepara appunto per quello che è l'inverno, quindi si prepara ad affrontare i rigori di una situazione che sia a livello fisico che a livello mentale è comunque una stagione legata a quella che è la decadenza energetica e quindi anche la solitudine eccetera. Però la carta ci dice in realtà tu hai saputo come affrontare l'inverno, tu sai come affrontare l'inverno, quindi non ti spaventa più niente. Quindi qua il riequilibrio interiore che porta poi una grande realizzazione nell'esteriorità passa per l'elaborazione definitiva di un dolore e dalla chiusura definitiva di quello che è un po', o potrebbe essere un rapporto che si chiude definitivamente ma che magari è molto conflittuale, oppure potrebbe essere appunto una conflittualità che abbiamo interna a noi e che è inerente il concetto
frutto del veder riconosciuto il proprio diritto ad amare o ad essere amato. Io ti ringrazio per aver visto questa terza variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Erano 3 varianti che ci hanno raccontato quale evento il 2023 ci ha destinato. Un evento che ho chiesto espressamente in positivo. Sono state 2 varianti particolarmente settate sulla materialità, se hai già visto il video posso rivelartelo, ed una sull'interiorità. E per Cronos quale sarà l'evento chiave del 2023? Sarà ovviamente pettinare Pico. Io ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos, anzi, ti diamo appuntamento. Ciao! Situazione familiare che c'è bisogno di stai divagando troppo, rifallo da capo, dove si esprimerà, dovrebbe essere inerente la tua materialità. Vedere con le nostre 3 varianti, Madonna benedetta, la manifestazione della no, non mi viene il nome, Sogno, Magia e Benessere, sono stati acquistati alla manifestazione Sogno, Magia e Benessere, no Fiera della Magia, Lucerna di Cronos, e sono stati acquistati alla oh, ma dici alla Fiera della Magia, poi il nome lo dici dopo se te lo ricordi, amico, povero gattone, vieni si fa un po' il pancio, vieni si coppola un po' il pancio, eccolo, il panciottolo